Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi mi piacerebbe condividere con te tre elementi usati dai professionisti per arredare e decorare una casa. Tre cose che puoi fin da subito usare a casa tua. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. E già che ci sei, metti un bel like e partiamo! Per arredare e decorare casa, un professionista segue alcuni concetti, ne ho parlato qui. Ci sono però tre elementi che sono proprio la base da cui partire per riuscire a decorare casa tua come farebbe un professionista. Vediamo insieme quali sono e come usarli in casa facilmente usando cose comuni. Questo elemento è conosciuto come il punto focale. Per ambienti accattivanti devi cercare di mettere insieme in maniera armoniosa elementi dominanti ed elementi secondari che attirino l'attenzione. Per capire come fare, analizza la zona o il punto che merita di essere enfatizzato. Vediamo vari modi per creare punti focali. Usa il colore. Dipingi un muro o una porzione di esso con un colore che sia in contrasto con tutto il resto. Ovviamente tieni sempre presente a mente la tua palette colori e usa uno dei colori nella sua versione più satura. Usa la carta da parati. La carta da parati, oltre che a colore, apporta tridimensionalità, texture e movimento. Inoltre ha un forte impatto visivo che crea teatralità. Puoi usare carta da parati con geometria o pattern. Usa quadri e specchi. Quadri e specchi sono elementi fantastici per catturare l'attenzione. Attenzione alla scala. Prendi un quadro, una composizione di quadri o uno specchio abbastanza grande rispetto al muro a disposizione e al resto dei mobili della stanza. Non dimenticare di evidenziare questo quadro con luci come i faretti. Questo aiuterà ad enfatizzare ancora di più il punto focale. Usa un arredo. Il punto focale non deve essere per forza a muro. Una poltrona di design, un grande divano in un colore che sia in contrasto con il resto danno carattere alla stanza. Anche questi elementi serviranno ad attirare l'attenzione, contribuendo a mantenere fluidità nella stanza. Una palette colori deve essere armoniosa e bilanciata. Per fare questo la palette colori va studiata e composta con colori neutri e colori accento. Solitamente i colori neutri vengono usati come base, come sfondo, perché sono versatili e si abbinano facilmente a qualunque stile e colore. I colori accento sono quelli che danno carattere e personalità agli ambienti. Per usare in maniera bilanciata i colori in palette, in modo che siano proporzionati allo spazio e tra di loro, esiste la regola del 60-30-10. Vediamo subito in cosa consiste. Il 60% è il colore principale della stanza, solitamente un neutro, e viene utilizzato sulla maggior parte dei muri, il pavimento e gli arredi più grossi.
Il 30% è il colore secondario, servirà da supporto al colore principale, ma dovrà essere sufficientemente diverso da attirare l'attenzione creando interesse visivo. Di solito viene usato per una parete o una porzione di essa, arredi più piccoli come magari poltrone o tappeti. Il 10% è il colore accento vero e proprio, può essere un colore forte o vivace, dipenderà dallo stile o dall'atmosfera che vorrai creare. Comunque sia, questo colore deve davvero spiccare. Viene usato in elementi piccoli come cuscini, elementi decorativi come vasi, puff e nei quadri. Con questa regola tutto sarà correttamente bilanciato e proporzionato e quindi molto piacevole da vedersi. I materiali e le trame sono davvero elementi molto importanti in interior design perché apportano tridimensionalità e carattere ad uno spazio migliorandone l'aspetto. Ogni oggetto ha il suo materiale e la sua consistenza. Il segreto è ottenere un perfetto mix di questi materiali e di queste trame. Ci sono molti modi per apportare trame e materiali e creare composizioni interessanti e armoniche. Mixare texture differenti. Aggiungi al tuo divano una coperta dalla consistenza differente rispetto al divano e magari qualche cuscino con stoffe diverse. Aggiungi tende e tappeti. Aggiungi una poltrona dai materiali differenti e contrastanti. Il segreto è avere trame o materiali vicini contrastanti tra loro. Aggiungi accessori, vasi, ceste, vassoi o portacandele sono un altro validissimo modo per aggiungere trame e materiali. Quando crei delle composizioni e metti alcuni di questi elementi vicini, di nuovo fai attenzione che ci sia del contrasto per colore o per materiale. Aggiungi piante e fiori. Ogni volta che ho parlato di piante e fiori ho detto che apportano colore e texture, quindi non ti sorprenderai a vederle citate anche qui, di nuovo. Il bello delle piante è che puoi aggiungere sempre, indipendentemente, mi impappino alle volte, dallo stile o dai colori scelti. A seconda della grandezza della pianta o del vaso dei fiori puoi metterle davvero dappertutto, dall'angolo della stanza al tuo coffee table. Questi tre elementi sono fondamentali per creare ambientazioni davvero incredibili. Sono il segreto per decorare la casa come un professionista. Spero che questo video ti sia stato utile, ma come sempre se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata e mi aiuterai a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like e mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao!